Ciao, in questo video vedremo questo modulo che si chiama ThinkNode M7 che serve come gateway internet usando il protocollo MQTT. Lo testerò assieme a un altro modulo per fare, diciamo, da ponte tra due zone in cui i singoli moduli portatili Mestastic, LoRa, non riescono a comunicare. Quindi tramite, chiamiamolo ponte radio, fatto da questi due moduli, e internet, le due zone riusciranno a comunicare. Può essere usato anche da solo per connettere MQTT e quindi vedremo come configurarlo. Questo è lo scenario tipico dell'utilizzo dei due gateway. Io ho preparato solo due client, eventualmente i client nelle due zone possono essere molteplici. Quindi abbiamo i due gateway che sono magari in posti privilegiati che servono tanti nodi da questa parte qui. Questi nodi qui non vedono questi altri nodi, se no non passerebbero tramite i due gateway. Per ricostruire questa cosa qui a casa mia ho dovuto fare un po' di stratagemmi, ovvero ho messo la potenza di trasmissione al minimo di tutti i moduli a 1, quindi 1 dBm, anziché i 27 classici li ho portati a 1. In più su questi due moduli ho tolto l'antenna, ho messo dei carichi fittizi e in più ho messo il tutto in una cassetta metallica, in questa cassetta metallica qui, che adesso tengo chiusa se no i moduli comunicano, e in più i moduli sono all'interno di carta stagnola. Questo per far sì che questo modulo non parli con questo via LoRa e questo modulo non parli su questo. Questi nella cassetta rossa che ti ho fatto vedere sono questi due, quindi quelli chiamati RGW2 che è il gateway 2 più il modulo P3, poi quando abbiamo finito li tolgo e te li faccio vedere, e su in mansarda ho l'RGW1 e l'RG4M, quindi via LoRa si parlano solo i due moduli all'interno della scatola rossa e i due moduli in mansarda. Via LoRa, diciamo, questi qui in laboratorio e questi in mansarda non si vedono assolutamente perché sono schermati metallicamente, quindi sono costretti per parlare a passare tramite il server MQTT. Quindi questo modulo è connesso in wifi su internet. La porta Ethernet purtroppo adesso non funziona, su questa versione qui di firmware non funziona. Io ho già contattato l'assistenza, mi hanno risposto che mi facevano contattare dai tecnici, sto aspettando quindi una risposta, ma probabilmente dovranno aggiornare il firmware. Via wifi funziona perfettamente, il collegamento al server MQTT funziona perfettamente. Mi collego adesso all'M7 qui a fianco, entro nella scatola che è questo qua in wifi, perché quando si attiva il wifi il Bluetooth viene disattivato, quindi per quello è comodo avere l'Ethernet, perché con l'Ethernet il Bluetooth funziona comunque. Andiamo nelle configurazioni, quindi la prima cosa da fare quando si ricevono questi moduli è aggiornare il firmware. Seconda cosa, andiamo in LoRa, la regione European 868, usa preset medium fast e qui bisogna fare ok per MQTT e togliere ignora MQTT. Dopo il resto è tutto uguale, 4 hop, la frequenza dovrebbe cambiare in automatico, se non cambia bisogna impostare 869.525, potenza di trasmissione io ho messo 1 per il motivo che ti ho detto, di default è massimo 27. Quindi configurato il LoRa, dobbiamo configurare l'utente, quindi il nome lungo, il nome breve, e il resto è a posto. I canali. Come canali dobbiamo aggiungere un canale nostro, lo chiamiamo come vogliamo, che poi lo dovremo aggiungere a tutti i nodi. Io l'ho chiamato RG4Tech, dobbiamo attivare l'uplink e il downlink e cliccare su salva e poi dovremo cliccare su invia. Dobbiamo spostarlo sullo 0 per far sì che funzioni bene l'MQTT. Dopo aver trasmesso i canali andiamo su configurazione dispositivo, ruolo client, modalità ritrasmissione, io ho lasciato all per le prove, però sarebbe meglio mettere core port number only per far sì che vengano ritrasmessi il minor numero di pacchetti. Dopo il resto è di default, fuso orario, basta cliccare qui, prende il fuso orario del telefono, poi dovremo andare su rete, abilitare il wifi, mettere il nome della rete. Questo l'ho disattivato perché ti dicevo non funziona e qui ho lasciato tutto di default. Questo qui serve per prendere in automatico l'ora. Qui adesso io ho lasciato il DHCP per le prove, però sarebbe bene configurarlo
come static e dargli un indirizzo fisso. Il modo statico ha più senso su una connessione cablata Ethernet. Per ultimo, che poi è la cosa più importante, dobbiamo andare in impostazioni moduli e abilitare l'MQTT. Qui l'indirizzo è già scritto di solito di default, dobbiamo fare un test connection, deve uscire la scritta in verde che è stato accettato tutto, l'username e la password sono già precompilate, comunque sono queste. Crittografia è meglio lasciarla abilitata, almeno i messaggi vengono crittografati. La cosa che io qui gli ho aggiunto, perché di default di solito è scritto fino a qui, ho messo il topic it, dove ci sono tutti i topic italiani, in maniera che se abilitiamo l'uplink e il downlink del canale pubblico non vediamo tutti i nodi europei, che sono tantissimi, e limitiamo anche il traffico verso il nodo. Dopo aver fatto tutto questo, diciamo il nodo gateway, i due nodi gateway che abbiamo fatto su tutti e due sono pronti. Qui infatti vedo già il mio nodo M collegato, però anche questi, che sarebbe questo, che lo vede in MQTT con la nuvoletta. Anche i nodi client vanno configurati. Adesso vediamo questo qui, che ho qui a fianco, in che ci colleghiamo in Bluetooth, il P3. Vado su Bluetooth, il mio P3 è questo, eccolo che arriva. Nelle configurazioni in pratica va fatto tutto allo stesso modo, quindi in LoRa anche qui bisogna impostare ok per MQTT e togliere l'ignora. Anche qui la potenza io l'ho portata a 1 per il motivo che ti dicevo, tu lascia 27. Canali, anche qui ho fatto la stessa cosa che c'è sui gateway, ti ho fatto vedere prima. Configurazione dispositivo, io qui ho lasciato client mute, dipende se questo client qui deve ritrasmettere o meno, io voglio che non ritrasmetta da altri dispositivi, l'ho lasciato muto. All qui va bene, il resto va bene di default. Qui dobbiamo cliccare su usa fuso orario del telefono in maniera che l'orario che viene fuori sul dispositivo abbia il fuso orario corretto. Il modulo MQTT sui moduli client, chiamiamoli così, non deve essere attivato perché loro non sono connessi a internet, a meno che li facciamo connettere tramite il telefono stesso. Quindi dobbiamo fare proxy to client attivato. Però nel mio caso, siccome il modulo client è vicino al gateway, comunicherà direttamente senza passare dallo smartphone, quindi dall'app. Quindi adesso sono dentro nel P3, vedo l'RG4M che è in mansarda, tramite MQTT viene scritto tra parentesi e c'è la nuvoletta. E anche qui vediamo via MQTT yes. Questi sono i gateway, questo è il gateway 2 che è quello qui nella cassetta rossa, in pratica questi due sono qui a fianco e questi due sono quelli in mansarda. E come vedi i due in mansarda hanno tutti e due la nuvoletta. Se invio un messaggio al modulo in mansarda, la nuvoletta e poi l'omino biffato che sta ad indicare che il messaggio è stato ricevuto, e questo viene passato tutto tramite MQTT e possono essere quindi a grandissima distanza i due dispositivi. Notiamo anche qui che ci viene scritto tra parentesi MQTT. Adesso vado sul nodo in mansarda, faccio una registrazione con lo smartphone per farti vedere che è stato ricevuto questo test qui. Facciamo un'altra cosa, scriviamo YouTube. Adesso non è uscito l'omino biffato perché non sempre riescono a tornare indietro i messaggi di conferma. Comunque adesso vado nel nodo che c'è in mansarda per vedere se è stato ricevuto. Adesso provo a mandare anche un altro semplice messaggio, così vediamo se arriva l'omino biffato. Ok, qui è venuto. Eccomi collegato al nodo in mansarda, abbiamo i messaggi, ecco qui i messaggi che abbiamo trasmesso. Il messaggio con scritto YouTube in effetti non è arrivato, sono arrivati correttamente quelli dove ho avuto la spunta dell'omino biffato. Facciamo il contrario, scrivo ricevuto ed ecco l'omino. Faccio un altro messaggio. Ok, e potrei mandare anche un messaggio a tutto il gruppo, quindi arriva anche ai gateway. Ok, andiamo qui sui nodi, anche qui vedo portatile 3, MQTT e la nuvoletta. Provo a collegarmi al gateway 1, che è questo che ho qui in mansarda. Test faccio GV1. Infatti si sente anche il suono del modulo che ho qui vicino.
Ok, ritorno giù in laboratorio così ricontrolliamo i messaggi ricevuti. Mi collego al P3, c'è forse già la notifica di ricezione, eccola qui. Sono stati ricevuti sia dal canale, quindi sia da RG4M che dal gateway 1, che da RG4M due messaggi, che il ricevuto e l'ok che ho mandato. Quindi i messaggi arrivano perfettamente tramite MQTT. Per ultimo mi ricollego al gateway 2, sugli sconnetti, i messaggi del canale, il messaggio che ho mandato dal gateway 1 e da RG4M. Adesso volevo farti vedere come ho schermato i moduli, quindi sono dentro a questa cassetta che adesso vado a tirarli fuori. Quindi ho messo nella carta stagnola questo modulo ELTEC, che tra l'altro questo qui ha la trasmissione che non funziona molto bene perché era quello difettoso che aveva l'induttanza SMD rotta e ho sostituito, quindi in trasmissione è un po' sordo. Mi va anche bene che trasmette poco. L'ho schermato in questo modo e anche questo modulo ho dovuto schermarlo nella stagnola, che nonostante ho messo il carico fittizio riuscivo a trasmettere da qui alla mansarda, una cosa incredibile. A quanto pare dalle piste corte qui sotto riuscivo a trasmettere, perché qui è tutto metallico, è impossibile che riesca a uscire la radiofrequenza. Riuscivo comunque a uscire la radiofrequenza dalla scatola, questa qua rossa che è tutta di metallica. Ho dovuto aggiungere un'ulteriore schermatura per bloccare il LoRa in uscita, e comunque tra di loro, avendo la carta stagnola, sia uno che l'altro comunicavano perfettamente. I segnali radio a distanze così ravvicinate riescono a passare un po' dappertutto, e questo è il mio setup che ho dovuto utilizzare per fare questa prova. Se no avrei dovuto trovare due distanze per mettere questi due moduli, ma devo trovare anche un modo per far sì che questo modulo non vedesse l'altro, perché sennò veniva vanificato l'uso di MQTT, perché se questo modulo mi vedeva questo non sarebbe più passato attraverso i due moduli. Quindi non è stato molto semplice fare questa prova. Le configurazioni che ti ho fatto vedere prima sono molto importanti per far sì che i dispositivi funzionano, perché all'inizio io non riuscivo a farli funzionare nonostante avessi abilitato l'MQTT qui e abilitato correttamente il server che poi controllava i pacchetti con Explorer sul PC. Qui non serve abilitare proxy to client perché se no prende dal telefono la connessione, a me non interessa questo. Si collegavano, arrivavano i nodi, però non venivano inviati i segnali, però ho scoperto che era un problema di canale, cioè ovvero se si lasciava solo il canale pubblico, a quanto pare il server MQTT, per evitare l'intasamento alla rete pubblica, bloccava i messaggi. Quindi ho dovuto creare questo canale qui, ho dovuto creare un mio canale. Ovviamente nel canale la chiave privata deve essere poi copiata dappertutto, perché le chiavi devono essere uguali su tutti i canali privati che abbiamo, e in questo modo il nostro sistema MQTT con i messaggi via MQTT funziona perfettamente. Vediamo adesso le schermate di configurazione. Abbiamo questa che è la schermata LoRa, se vuoi puoi fermare il video per vedere tutti i settaggi. Questa è la schermata canali, questa è la schermata dispositivo e questa è la schermata MQTT che trovi all'interno di moduli. Come server MQTT avevo all'inizio inserito quello di mqtt loritalia.it, però non sono riuscito a farlo funzionare, anche andando con l'ispettore dei pacchetti MQTT Explorer non vedevo nulla arrivare. Inoltre loro dicono sul sito che non si può usare il proxy sul telefono, in alcuni casi viene utile. Quindi usando il server standard di mqtt.org funziona tutto regolarmente. Io ho usato il topic/it in maniera che se vogliamo usare il canale pubblico configurato vediamo anche arrivare tutti i nodi italiani e non quelli europei. Lo so che la filosofia dell'uso di questi moduli Meshtastic è contro l'uso di internet, però se usato nel modo giusto come questi gateway può essere un valido aiuto nel caso appunto che la connessione internet ci fosse. Qui sotto in descrizione del video trovi il link di dove acquistarli. Spero che il video ti sia stato utile
e noi ci sentiamo e vediamo nel prossimo video. Ciao!